C'è soltanto una cosa al mondo che può buttarmi giù dal letto all'alba di domenica mattina. Immaginate di uscire in giardino col caffè in mano e la prima cosa che vedete è quel musetto. Ho scelto una 208 GTB Turbo perché è una sportiva molto attuale, nata per combattere un periodo di crisi e adatta oggi a chi vuole avvicinarsi al mondo Ferrari per la prima volta. È infatti una macchina molto gestibile, una delle rosse meno impegnative da guidare, perfetta per imparare come si comporta una berlinetta a motore centrale posteriore. Nonostante fosse rivolta ad una clientela meno esclusiva, la 208 GTB era ricca di dettagli e particolari costruttivi. Le proporzioni del disegno pininfarina erano perfette. La vista sul vano motore è scenografica, come da tradizione di Maranello, interni e strumentazione tra i più belli di sempre. GTB, una Ferrari molto particolare e molto significativa, secondo me. Per quale motivo? Perché prima di tutto è figlia di anni molto difficili sia per l'Italia che per le supercar di tutto il mondo. Erano gli anni della crisi petrolifera, erano gli anni della corsa alla riduzione delle potenze e dei motori e delle cilindrate. Per questo nacque questa macchina così piccola, così compatta e diciamolo non molto potente, per ovviare alle leggi di mercato che vigevano in quegli anni. E quindi riduzione della cilindrata, come dicevo. Questo motore è un 2000 turbo ed è il V8 più piccolo mai prodotto. Il modello in esempio è dell'82, era il primo anno in cui questo modello montava un motore turbo ed era anche, per questo dico è molto significativa, la primissima Ferrari turbo stradale della storia. 220 cavalli, non molto leggera, oltre 1300 kg. Eppure, nonostante tutto questo, si respira un'aria di Maranello qui dentro, in tutti i sensi, veramente spettacolare. È forse la Ferrari meno potente che ho mai provato fino ad ora. Eppure la meccanica, il modo in cui si guida, veramente spettacolare. Ci si diverte tantissimo. Avendo una potenza ridotta a disposizione, ci si concentra su altri aspetti della guida. Non dovendo gestire potenze ferraristiche, ci si può soffermare sulle altre qualità che hanno le Ferrari e che avevano all'epoca. Su questa precisamente, la posizione di guida. La posizione di guida di questa serie di Ferrari degli anni 80, quindi 208, 308 e 328, era una cosa che oggi è difficile trovare anche sulle supercar, forse soltanto sul Lamborghini. Anche sulle Ferrari si è un po' perso, è questa posizione super sdraiata. In qualunque genere di macchina vi sembrerebbe di stare fuori controllo, di non avere il controllo su niente, stando così lontani dallo sterzo e dal cambio. Invece su questa, vi assicuro, c'è una sensazione di controllo difficile da accettare per una posizione di guida così particolare. Si respira pura benzina qui dentro, l'odore della pelle. C'è tutto il tempo di accorgersi di un mare di cose che a velocità più elevate non ci si ferma ad apprezzare. La strumentazione,
senza fronzoli, senza nessun impedimento tra voi e la guida. Lo sterzo, il volante di questo genere di Ferrari qui, di questi anni, ma di quasi tutte le macchine sportive in generale di quell'epoca, si percepisce tutto un altro modo di guidare. In un'era che ci ha abituato ad avere tutto a portata di mano, tutto molto veloce e diretto. Lo stesso Enzo Ferrari diceva che l'epoca moderna dell'automobilismo non cerca la velocità pura, ma cerca la velocità immediata, è vero. Quando hanno fatto questa ci stavano ancora arrivando, oggi ci sono arrivati. Difficilmente si può immaginare auto più dirette di una 458 Italia, ma il fascino di queste vecchie Ferrari è proprio questo. All'epoca stavano ancora cercando quello che oggi più o meno si è trovato. Però guidando anche lei, che è una Ferrari abbastanza umile, ci si rende conto del lavoro e delle leggi e delle regole che si seguivano all'epoca. La cosa che preferisco di quell'era, delle Ferrari di quei tempi, è senza dubbio il cambio con questo selettore. È una cosa che oggi, pensare che oggi non esiste più, mi mette una tristezza infinita. Ogni volta che guido una Ferrari con cambio manuale mi viene da pensare a questo. Oggi ha tutto il senso del mondo che le Ferrari moderne non abbiano più questo selettore. Sentite che rumore che fa quando cambia, è una cosa... è tutto sensuale sulle vecchie Ferrari. C'è un istinto veramente animale su queste macchine, sono vive. Si sente ogni centimetro di meccanica, di carrozzeria, di tecnica, si sentono tutte le idee che ci sono state buttate dentro dagli ingegneri, dai progettisti, dai collaudatori, ma anche dai semplici meccanici. È di una purezza che lascia senza parole, veramente è puro divertimento, è puro godimento sensoriale. Come ho detto, la potenza non è esasperata, non è una potenza che ti schiaccia al sedile. La cosa che mi fa impazzire letteralmente è il fatto che si sta seduti a, credo, 20 cm scarsi da terra. Il fondoschiena struscia sull'asfalto, è spettacolare. È una giornata veramente maranelliana. In tutti i filmati di Ferrari che io vedevo da bambino, ricordo le 288 GTO, queste auto qui, testa rossa, che giravano precisamente con queste luci, con questi colori, con queste sfumature. C'è solo quello che serve a guidare ed è veramente così, non è un modo di dire, non c'è altro. Neanche il volante è più di un volante, sono 3 razze, un po' di pelle, fine. È tutto quello che ci serve, non serve altro. E quando si alzano quei faretti davanti, da bambini immaginavamo come potesse essere vederlo da dentro. Ve lo dico io com'è, assurdo. Chi non ha mai avuto occasione di guidare queste auto fa fatica ad immaginare quanto siano veramente essenziali e spartane.